Salve a tutti, in questo video voglio parlarvi di un accessorio, il buffer, costruito da casa MXR Custom Audio Electronics. Vi invito a vedere lo specifico video sul buffer se qualcuno avesse ancora di dubbi sull'utilità di questo tipo di apparecchio. Allora, il Custom Audio MXR Buffer è un apparecchio molto completo rispetto ad altri che vengono offerti sul mercato. Infatti di solito il buffer lo possiamo trovare anche semplicemente con un'entrata ed un'uscita. Questo invece offre alcune interessanti opzioni, cioè un livello che serve a compensare alcune carenze di volume di chitarra, di alcune chitarre, insomma, che non è molto estremo come alcuni booster, però va da 0 fino a più 6 decibel, quindi può essere utile magari anche quando passiamo da una chitarra all'altra per compensare delle variazioni di volume non troppo estreme. Più c'ha high cut, appunto, che taglia leggermente le frequenze alte, low cut che taglia leggermente le frequenze basse, questo sempre per compensare magari variazioni timbriche quando cambiamo la nostra chitarra. Possono essere anche attivati entrambi e la conseguenza ovviamente è quella che tagliando sia le alte sia le basse aumenta leggermente le frequenze medie. È dotato di un ingresso e 2 uscite, in cui una uscita è l'uscita comune bufferizzata, mentre l'altra sul libretto di istruzioni possiamo vedere che è denominata come uscita non bufferizzata, quindi probabilmente è un'uscita che permette di sfruttare le caratteristiche del circuito ma esce il segnale comunque ad alta impedenza anziché a bassa impedenza, magari dove ci fosse bisogno di utilizzare le sue caratteristiche timbriche insieme ad effetti che possono risentire troppo di una bufferizzazione. Mi viene in mente alcuni fuzz, soprattutto di produzione storica, in cui appunto il buffer aveva una risposta che faceva suonare male il pedale, ecco, che peggiorava il suono del pedale. Sui pedali più moderni e soprattutto sui pedali che non sono fuzz invece il problema è molto minore, insomma. Più ha 2 prese elettriche probabilmente per ridoppiare il segnale, un po' come avviene in alcuni accordatori dove appunto si può mettere i cavi tipo frusta, tipo Boss per alimentare ulteriori pedali. Andiamo a sentire come suona, prima ovviamente confrontandolo con il suono della chitarra attaccata direttamente all'amplificatore e poi mettendo il nostro buffer nella sua posizione naturale, cioè davanti a una serie di pedali. Sentiremo come suona poi anche e quanto influisce con i pedali attaccati e a un certo punto staccheremo anche la corrente, perché questo buffer ha una caratteristica abbastanza particolare, che quando lo si stacca la corrente continua a suonare un po' come se diventasse un pedale true bypass, quindi il circuito diventa attivo nel momento in cui gli mettiamo la corrente e si disattiva quando togliamo la corrente e si comporta esattamente come un pedale true bypass anche se non ha lo switch. Andiamo a sentirlo.
Come abbiamo avuto modo di sentire, è un buffer molto performante che restituisce tutte quante le alte frequenze che solitamente si perdono passando attraverso i pedali, in più con qualche features interessante, appunto qualche filtro che aiuta ad adattare le varie chitarre che attaccheremo al nostro setup. Grazie ad MXR Custom Audio che ci ha fornito questo buffer per la prova, ci vediamo alle prossime, grazie.